Ma perché l'Italia si chiama così? Oh, hi teacher! Sì, infatti questa è una domanda che mi sono sempre fatta. Quando studio la geografia, vedo che ogni paese ha il suo nome, ma non so mai da dove vengano. Perfetto, allora preparati per un viaggio nel tempo di circa 2000 anni. Con me, Graziana, la tua insegnante di italiano. Il nome Italia ha origini molto antiche. Secondo la leggenda più famosa, deriva dalla parola greca Italos, che significava terra dei vitelli o terra dei tori. Wait, vitelli come i piccoli della mucca? Esatto. Quando i greci arrivarono nel sud Italia, nell'VIII secolo a.C., rimasero colpiti dai bellissimi bovini che pascolavano in queste terre. Erano animali forti e robusti, simbolo di ricchezza, fertilità. Got it! Quindi gli antichi greci hanno dato questo nome. Proprio così. All'inizio chiamavano Italia solo la punta della Calabria, ma poi, pian piano, questo nome si è esteso a tutta la penisola. But, excuse me, prof, come si è diffuso questo nome nella penisola? Ottima domanda. Furono i Romani a diffondere il nome Italia. Quando conquistarono la penisola, mantennero questo nome greco e lo usarono per tutto il territorio che controllavano. E quando è diventato ufficiale? L'imperatore Augusto nel 27 a.C. divise l'Italia in 11 regioni. A quel momento Italia divenne il nome ufficiale di tutta la penisola. Però devo dirti che ci sono anche delle altre teorie sull'origine del nome Italia. Davvero? Quali? Alcuni studiosi pensano che derivi da vitellia, dal latino vitulus, che significa vitello. Altri invece credono che venga da Aitalia, che in greco significherebbe terra che brucia, in riferimento ai vulcani come il Vesuvio, l'Etna. Interessante! E quale teoria è quella giusta? La verità è che non lo sappiamo con certezza assoluta, ma la teoria dei vitelli è quella più accettata dagli storici. E sai cosa? C'è anche una leggenda che parla di un re chiamato Italo che governava queste terre. Wait, what? Un re di nome Italo? Sì, secondo alcuni miti, Italo era un re saggio che regnava nella Calabria, ma probabilmente questa è solo una spiegazione inventata successivamente, per dare un'origine nobile al nome. Sai, è tipico delle culture antiche creare delle leggende sui nomi dei luoghi. Prof, ma quando l'Italia è diventata il paese che conosciamo noi oggi? Questa è un'altra storia affascinante. L'Italia come nazione unita è molto giovane. È nata solo nel 1861 con l'unità d'Italia. Really? Solo nel 1861? Prima c'erano tanti piccoli stati
il Regno di Sardegna, lo Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie, i Ducati del Nord, tutti con nomi diversi, ma la terra si chiamava sempre Italia. Ok, so il nome è più antico del paese stesso? Esattamente, il nome Italia ha più di 2000 anni, ma la nazione italiana ne ha meno di 200. Another question, ma il simbolo dell'Italia? Lo stivale? Gli antichi romani la chiamavano anche Esperia, che significa terra del tramonto, perché era a ovest della Grecia. E già loro notavano che aveva la forma di una gamba, quindi non di uno stivale, ma proprio di una gamba umana. La forma dello stivale è diventata poi famosa nel Rinascimento. Allora, cosa hai imparato oggi? Ho imparato che Italia significa terra dei vitelli, che il nome l'hanno dato i greci, che i romani l'hanno diffuso, che è molto più antico dell'Italia moderna e che esistono tante curiosità sui nomi dei luoghi. Perfetto! E sai cosa ti dico? Quando impari l'italiano non stai solo imparando una lingua, stai entrando in una storia di 2000 anni. Ogni parola italiana porta con sé secoli di storia, cultura, tradizione. That's true! Ora, quando dirò Italia, penserò sempre ai vitelli e agli antichi greci. Esatto! E ricorda, ogni paese ha la sua storia nascosta nel nome. A proposito, voi Lernamici, sapete qual è la storia dietro il nome del vostro paese? Fatemelo sapere nei commenti. Se invece volete scoprire di più sull'inno d'Italia e sul significato dietro le sue parole, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Ricorda, se vuoi sapere il tuo livello di italiano, puoi realizzare il nostro test completamente gratuito che trovi sul nostro sito web. A questo link, lascio il link in descrizione. Se invece cerchi un qualsiasi altro argomento di grammatica e cultura italiana, puoi appunto passare dal nostro sito web lernamo.com e non dimenticare anche di iscriverti alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e anche per ricevere materiali esclusivi e completamente gratuiti per migliorare e fare pratica con il tuo italiano. Non dimenticare anche di lasciare un mi piace al video se ti è piaciuto, ti è stato utile, ci aiuta molto, e iscriverti al nostro canale se ancora non lo hai fatto, e non dimenticare anche di seguire Lernamo su tutte le pagine social. Con questo è tutto, io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.